Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Come noterete, come i più attenti noteranno, non sono nella stanza del laboratorio, sono nella stanza dove faccio qualcosa di meccanica per me e c'ho qualche attrezzo così, la stanza del casino la chiamo io. Vi faccio dare un'occhiata prima di iniziare il video. Oggi vi presenterò un trapano magnetico della Vevor che mi hanno mandato, io non ce l'avevo, è tanto che volevo un trapano magnetico, capire come funzionava e lo proviamo insieme perché non l'ho neanche ancora provato praticamente. Vi faccio vedere la stanza del casino, come la chiamo io, e poi proseguiamo. Allora, questo è il banco metallico dove ci faccio un po' di saldatura, il famoso trapano a colonna che ho già riparato, qualche scaffale. Come vedete il pavimento è sempre di pietra del Cardoso. Là in fondo ci tengo della minuteria, vernici, roba che mi può servire. Sopra ancora non si vede ma si intravede un soppalco che ho fatto io e ci metto la roba che uso meno, con quella scala lì per andare su. Da quest'altra parte ho altri attrezzi appesi, diciamo, che mi possono servire. Una troncatrice che torna molto comodo perché multimateriale, taglia anche l'alluminio, anche il ferro, anche se ce n'ho apposta una per ferro. Qualche trapano avvitatore appeso e qui un banchettino da falegname. Io non è che come falegname diciamo sono molto adatto, ma comunque anche quello. E qua poi c'è il quadro elettrico che come vedete è mezzo smontato perché un fulmine mi ha fatto dei danni su un contatore elettronico che c'era, lo devo cambiare. Ma torniamo a noi. Come vedete sono vestito diciamo da un posto più freddo perché qui non c'è il riscaldamento come dall'altra parte e vi presenterò un trapano magnetico che farebbe molto comodo a chi lavora il ferro, che c'ha da forare delle travi, degli scatolati lunghi, roba che a metterla sul trapano a colonna torna male, mentre il trapano magnetico ha una base magnetica con una forza eccezionale e uno l'attacca direttamente sul pezzo che deve forare e lì diventa come un trapano a colonna solidale con quello che stiamo forando. Lo proviamo insieme e pertanto continuate a guardare questo video e vedete anche questa volta in questa mise, in questa stanza, cosa combino per voi. Siamo nella zona, come vi ho già detto, dove faccio qualche lavoretto di meccanica per me, quando ho da saldare qualcosa o forare qualcosa, e quello che si vede sullo sfondo è il trapano magnetico. Ora vi farei vedere tutti gli accessori con cui arriva questo trapano e poi passiamo alla descrizione di come funziona il trapano magnetico perché qualcuno ancora giustamente non sa come funziona. Sono in dotazione le chiavi a brugola che servono per smontare varie parti del trapano stesso. Ci viene dato un mandrino per poterci montare le punte normali, quelle che si montano su tutti i trapani, un accessorio per montare il mandrino. Questa parte qui è conica, andrà infilata qui dentro e bloccata, si blocca da sé ovviamente perché è conica appunto, mentre le punte che ci danno in dotazione sono fatte così. Queste sono le frese che hanno l'attacco grande, due scanalature una per parte dove andranno bloccate con le brugole. Stessa cosa quando si monta il mandrino, ci sono queste due scanalature che si bloccano nel corpo del trapano stesso. Queste sono frese praticamente, questa qui è da 21 mm e ce ne danno 10
e sembrano essere di qualità. Dopo ve le faccio vedere. E questa qui è una cinghia che serve per bloccare il trapano quando magari non lavoriamo in piano. Se lo mettiamo in verticale attaccato per esempio a una trave di ferro che vogliamo forare, questo serve come sicurezza e va messo in questo punto qui. Dopo ve lo faccio vedere, perché se ovviamente mentre stiamo facendo il foro va via la corrente, il trapano casca, e questo serve per non farcelo venire addosso e serve per evitare insomma di fare dei danni. È una cinghia di sicurezza che non usano molti, ma che andrebbe usato. Questo perno qui invece si mette dentro e spunta dalla punta e serve per il centraggio della punta stessa quando è necessario centrarla. Se uno fa un foro più piccolo che ci passa questo perno qui, e quello serve per far centrare la punta. Di solito si può anche non usare, ma è utile anche questo. Allora, le punte che danno in dotazione sono 10, tutte come queste per fare fori piuttosto grossi, e si va da un foro di 12 mm fino a 27 mm, diciamo la punta più grossa. E precisamente ci sono 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27 mm per un foro fino a 27 mm. Ne monteremo dopo una nel trapano e si guarda come funziona. Intanto vi farei vedere da vicino come funziona il trapano. Cerchiamo di capire perché si chiama trapano magnetico. Qua ci sono due magneti praticamente, elettromagneti per essere precisi, che si azionano premendo questo interruttore qui. E ha, come si è visto, una forza, se non mi sbaglio, di 12.000 Newton o qualcosa del genere, è scritto comunque nella targhetta. A cose normale, se io avvicino un pezzo di ferro agli elettromagneti non succede niente, ma se io attivo il trapano praticamente, come ce l'avvicino, come vedete, diventa durissimo, non esce più, non riesco con la mia forza a staccarlo perché ha una forza d'attrazione veramente mostruosa. Ora ve lo faccio vedere da vicino i due elettromagneti. Questi qui né più né meno, per chi ha qualche anno come me si ricorderà i film americani dove ci sono gli sfasciacarrozze che prendono le macchine con questa elettrocalamita e la tirano su per poi portarla nella pressa. Ecco, il principio è quello. Sicché questo qui è un trapano che possiamo ancorarlo a qualsiasi superficie metallica con estrema facilità, semplicemente azionando gli elettromagneti. La cinghia di sicurezza che vi avevo fatto vedere si passa in quest'asola e serve appunto per fare i fori o in verticale o quando il trapano, se lo appoggiamo a un trave di metallo alto che dobbiamo forare a testa in giù, diciamo, per evitare che se va via corrente il trapano venga giù, perché vedete qui ora il trapano si muove bene, lo sto muovendo bene. Se io aziono la parte magnetica, il trapano non si muove assolutamente più, niente, c'ha una forza notevole e non si stacca nemmeno a morire. Però se dovesse andare via corrente, se io lo stacco, ovviamente questo qui si stacca e ci casca addosso. Sicché per un uso in verticale o a capovolto va sempre usata questa cinghia a protezione nostra e per evitare che il trapano cascando in terra si guasti. Un altro accessorio utile con il trapano è la vaschetta porta liquido di raffreddamento. Andrebbe montato come liquido di raffreddamento, si chiama olio emulsionabile, quello che usano nelle macchine utensili. Io non ce l'avevo, ho montato un olio piuttosto fluido, per fare un foro va più che bene, ma l'olio emulsionabile è migliore. Qua sotto si nota diciamo un foro dove ci va messo il tubicino e poi sotto ancora qui c'è un rubinetto che servirà per regolare quanto olio emulsionabile vogliamo che vada diciamo nel trapano. L'olio emulsionabile finisce qui e dal
dal mandrino praticamente del trapano, cola attraverso la punta che è forata. Come vedete la punta è forata e sicché il liquido di raffreddamento va fino sul pezzo per evitare che si bruci, diciamo, la punta, e taglia anche meglio così. Qua abbiamo la cremagliera che vedete non ritorna su come normali trapani a colonna, ma nel punto in cui si mette rimane, è fatta apposta così. E qua diciamo c'è il controllo del trapano. Questo trapano qui che è arrivato a me non c'è la regolazione della velocità, magari poi me la faccio da me, comunque a cavaldonato non si guarda in bocca. E abbiamo qua per l'avvio del trapano c'è scritto on e off, sentite ora non si avvia perché fino a che non è bloccato magneticamente, vedete si muove il trapano, si avvia il trapano solamente quando io lo blocco. Allora quando io lo blocco, che il trapano è fissato e non si muove più, possiamo avviare il trapano. Se no, se questo interruttore, il trapano non è bloccato, per sicurezza non si mette nemmeno in moto. Ora proviamo a metterci una punta e vediamo come fare per montarci una punta. Ho tolto le brugole, come si può vedere qui ci sono i fori che ora si vedono passanti ovviamente, perché quando metteremo le brugole andranno a stringere in questo punto qui della punta. Da questa parte e da quest'altra parte ci sono le scanalature che andranno fissate e bloccate con le brugole. Io l'ho tolte così si vede meglio quando inserirle. Poi uno avvita leggermente a mano una brugola. Ovviamente poi non è che occorre toglierle le brugole. Questi grani qui si possono lasciare montati, l'ho fatto per farvi vedere com'è. Una volta che la punta è montata, se ne stringe leggermente una e si guarda, lasciando la lente, che siamo nella sede praticamente, perché se non siamo in sede poi la punta ruota. La fermiamo da una parte e dall'altra e poi le stringiamo bene. Ora la punta è montata e possiamo provare a fare un foro, però prima bisogna montare la vaschettina con l'olio che dovrà andare sul pezzo. Qui c'è la vaschettina montata, io il tubo per ora l'ho lasciato lungo, però volendo lo possiamo scorciare a misura come diciamo vogliamo. Qui sotto c'è il rubinettino e va aperto piano piano in maniera che l'olio vada a colare dove si va a fare il foro. Non ho grandi pezzi da forare, l'ho messo in quel punto lì. Comunque se fosse più grande, il vantaggio del trapano magnetico è che una volta che io aziono la parte magnetica del trapano, il pezzo metallico rimane solidale con il trapano e non si muove. Chiaramente non serve nemmeno la morsa, è per quello che se uno lo mette su una trave, roba del genere, pezzi che non riusciamo a andarli a forare con il trapano a colonna vanno forati sul posto, è molto comodo perché il trapano rimane solidale. È così potente che in questa maniera qui, in questo modo qui, ora come ora, sta tenendo fermo sia il pezzo e il trapano stesso rimane agganciato al metallo del tavolo. Faccio scorrere un pochino di olio e proviamo a fare il foro. È il primo foro che faccio, non ho mai usato un trapano di questa portata, fatto così, un trapano magnetico anch'io è la prima volta che lo uso, vediamo come funziona. Come si vede l'olio è arrivato qua e poi sta scendendo nella punta e piano piano
va sul pezzo. Ovviamente, come ripeto, l'olio che ho usato io è un olio troppo denso, anche se era piuttosto fluido. Andrebbe usato un olio emulsionabile, che è un olio che praticamente si miscela con l'acqua. Proviamo a fare il foro, vediamo quello che succede. È la prima volta, ripeto, ora il rumore che sentirete ovviamente non lo posso eliminare. Ecco, mi sembra che abbia forato molto bene, in maniera veloce, e la punta taglia, insomma. Mi sono avvicinato, come vedete il foro è praticamente perfetto, non c'è nemmeno sbavature nel foro. Ora dopo tolgo il pezzo e si vede, e direi che ha forato in maniera velocissima, non credevo che fosse una punta, diciamo così, buona. Ha fatto dei bei trucioli che ora butto via. E come vedete sia da una parte che dall'altra praticamente non c'è quasi sbavatura. Abituati alle punte che alle volte lasciano la sbavatura, qui è quasi inesistente veramente. Direi un ottimo vantaggio per chi deve forare, specialmente travetti o scatolati messi in posti strani, che lo deve fare a mano perché magari sono in verticale. Questo ci attacca il trapano e il foro si fa in 4 balletti, come si dice in Toscana. A questo punto rimuoverei questa punta e monterei il mandrino per vedere con una punta normale di fare un foro in verticale. Come vedete c'è l'olio, sta colando ancora ovviamente, perché quello che rimane ovviamente nella canalizzazione finisce di colare. Lo asciugo, metto via la punta è veramente di ottima qualità, ha tagliato il ferro come burro. Io ho delle altre frese, ma devo dire la verità, non sono valide come questa, che le uso sul trapano a colonna, ma sono molto più difficoltose. C'è qualcuno, una cosa importante, che usa nella vaschettina semplice acqua. Io credo che non sia il caso, non sono un esperto, ma credo che poi alla fine l'interno del trapano col tempo si arrugginisca. È meglio usare un prodotto apposito. Allora, qui abbiamo il mandrino, ci va messo il pezzettino sopra e poi ci va bloccato dentro perché è semplicemente conico come la maggioranza dei trapani, sicché un colpettino si blocca, non si dovrebbe muovere più ora, e lo possiamo rimontare come una normale punta. Anche qua avvitiamo leggermente e vediamo che non si muova, sta ferma, la blocchiamo con la chiave a brucola in dotazione, e ora io organizzo il trapano per metterlo in verticale e vedere di forare lo stesso pezzo però in verticale. Ora vi volevo montarci una punta da 7, però come vedete diciamo c'è troppo poco spazio. Allora si può aumentare questo spazio qui facendo questo lavoro qui. Vi faccio vedere. Qui c'è una vite, va allentata, una brugola, e poi il corpo del trapano, e poi il corpo del trapano scorre qua. Ora provo a alzarlo, intanto lo blocco qua, vediamo se riesco ad alzarlo. Cavolo, com'è duro. Una volta allentata, ovviamente il trapano, vedete, scorre in su e in giù nella guida e lo possiamo fissare più in alto, dove ci torna comodo a noi e dove la punta entrerà nella sede.
Come vedete ora rimane lo spazio, diciamo, per la punta. Ovviamente la punta va strinta come se fosse un normale mandrino da trapano. Vi ricordo che non basta stringerla da una sola parte, ma per fare un bel lavoro bisogna stringerla in tutte e tre le sedi in maniera che sia strinta veramente. Ora, questa è una punta vecchia, non forerà sicuramente come quella punta nuova. Comunque organizzo il trapano e vi faccio vedere cosa intendevo per forare in verticale. Allora, come vedete ho attaccato un ferro alla morsa e ci ho, diciamo, appiccicato il trapano azionando la parte magnetica, come se dovesse forare un pezzo che abbiamo in verticale. Mettiamoci da forare un pezzo di ferro che è in verticale, con il trapano a mano ci diventiamo matti. In questa maniera qui, se c'è uno scatolato da forare o roba del genere, una volta attaccato il trapano non si muove più. Ora vi inquadro da vicino la punta e proviamo a fare il foro. Ripeto, questa punta è un po' sfilata, diciamo, non è proprio nuova, anzi è vecchia proprio, e sicché magari non forerà bene come quell'altra. Comunque proviamo se il trapano ovviamente non si stacca. Ci darò un po' di W40 per lubrificare questa parte qui, però chiaramente essendo in verticale cola. Se vedete ovviamente muovere un po' il trapano è perché è la lamiera stessa che non è un metallo rigido. Se fosse ovviamente uno scatolato ancorato al muro il trapano non si muove. Gli do la via e proviamo. Ecco fatto, il trapano non si è mosso e praticamente il foro è venuto tranquillamente anche in questa posizione anomala. Ora lo stacco, lo rimetto sul banco. Il forellino che abbiamo fatto è un foro da 7, ma ovviamente potevamo usare anche una punta più grossa. Comunque, se dobbiamo farlo tenendo un trapano in mano, dopo il primo e il secondo foro che facciamo, se il trapano è pesante, ovviamente ci stanchiamo, mentre questo, essendo attaccato anche in verticale, sta attaccato come se fosse in orizzontale praticamente, e ci leva tutto il peso dalle mani perché lo usiamo come un trapano a colonna anche nell'altro verso. Ecco qua, ribadisco il concetto del trapano che è magnetico e si può appendere in qualsiasi maniera che vogliamo, perché in questa maniera qui ora non è fissato, come vedete lo sposto agevolmente con un dito semplice lo sposto. Se invece lo blocco non lo sposto nemmeno se ci faccio forza con tutto il corpo. Non sto facendo finta di farci forza ovviamente. Questa è la scheda tecnica del trapano. Come vedete c'è il peso del trapano, tutte le cosine, va a 850 giri al minuto ovviamente, e se vedete accanto c'è la potenza che consuma. Sono un trapano a 1450 watt, ma quello che è importante, c'è scritto a trazione magnetica 12.500 newton, sicché vuol dire che praticamente ha una forza da trazione di oltre 1 tonnellata, e sicché ovviamente sta veramente bene attaccato da qualsiasi parte lo mettiamo. Ecco, il trapano è quello, sono rimasto soddisfatto. Ho fatto pochi fori per condividerle con voi, ma mi sembra che il trapano sia piuttosto valido. Sono contento, oltretutto anch'io ora ho un trapano magnetico. Avevo fatto dei lavori sul soppalco e se avevo un trapano magnetico non mi ero rovinato, diciamo, le braccia col peso del trapano per fare fori. Non che mi sia fatto male, ma ero stanco la sera. Con questo tutto il peso se lo teneva il trapano per conto suo. Sicché io direi di trarre le conclusioni. Allora, questo video è finito, il trapano magnetico ve l'ho fatto vedere, sono rimasto molto soddisfatto, anche se questo è un modello senza variazione di velocità. Ci sono dei modelli anche più performanti di questo, sempre sul sito della Vevor,
con variatore di velocità e compagnia cantante. Io vi lascio il link in descrizione e ovviamente il codice di sconto vale su tutto il catalogo Vevor, sicché se vi piace un trapano magnetico oppure un'altra cosa, lo sconto vale su tutto il catalogo. Se il video vi è piaciuto, come al solito vi provo le cose, ve le faccio vedere, lasciate un mi piace, perlomeno mi gratificate dell'impegno che ci metto a fare delle cose per voi più che per me, e mi diverto a farle, quello è chiaro, però mi piace dare qualche informazione a chi non l'ha o a chi ne ha meno che di me. Io già ne ho poca, ma qualcuno ne avrà anche un pochino meno che di me. Ovviamente queste cose che faccio vedere non servono per chi ne sa più di me, perché se ne sa già più di me è inutile che le guardi. Comunque noi ci vediamo con un altro video magari di riparazione o di un progetto nuovo di elettronica, sempre qui su The River Lab. Ciao a tutti!